James Tissot fu un pittore francese di nascita ma britannico d'adozione, vissuto tra il 1836 e il 1902. Il suo era il periodo dei pittori preraffaelliti in Inghilterra e poi degli impressionisti in Francia. In quegli anni, inoltre, si era diffusa una vera e propria mania per l'arte giapponese, grazie all'arrivo in Occidente delle stampe dal lontano Giappone, che dopo secoli di isolamento si apriva al resto del mondo. Ecco, la pittura di James Tissot farà tesoro di tutte queste influenze. Egli però, a differenza di molti artisti dell'epoca, non fu mai interessato a sovvertire le regole dell'arte accademica. Tissot voleva avere successo e ci riuscì. Ma andiamo per ordine. Intanto il suo vero nome non era James. Questo era solo uno pseudonimo che adottò per la sua simpatia verso il mondo inglese. Il suo nome di battesimo era Jacques Joseph. Jacques Joseph Tissot nacque a Nantes nel 1836 da una famiglia molto benestante e decise di diventare un artista sin da giovanissimo. Vinte le resistenze della famiglia che desiderava per lui un futuro più sicuro, si trasferì a Parigi dove studiò alla Scuola di Belle Arti. Con una solida formazione accademica, poté esporre le sue prime opere al prestigioso Salon di Parigi e alla Royal Academy di Londra. Il favore della critica e il successo di pubblico gli consentirono una vita più che agiata. Fu uno dei più importanti e prestigiosi ritrattisti dell'epoca e dipinse la vita dell'alta società della Francia del Secondo Impero e dell'Inghilterra dell'epoca vittoriana. Tissot si fece interprete del fascino femminile dell'élite del suo tempo. Egli, sin da bambino, aveva respirato il mondo della moda. Infatti, suo padre era un ricco commerciante di tessuti e sua madre una modista che disegnava cappelli. Era il tempo delle prime riviste di moda e Tissot seppe dipingere l'eleganza ricercata dell'élite del suo tempo. In seguito agli orrori della guerra franco-prussiana e della Comune di Parigi, nel 1871 Tissot si era trasferito a Londra. Qui, pochi anni dopo, si era legato sentimentalmente a Kathleen Kelly Newton, una giovane donna irlandese divorziata.
Kathleen divenne la sua musa e soggetto onnipresente dei suoi dipinti. Ma presto, troppo presto, Kathleen si ammalò e morì di tubercolosi a soli 28 anni. Tissot, prostrato dalla perdita, tornò in Francia. Il profondo dolore si riflesse sulla sua pittura. Così Tissot, negli ultimi anni di vita, si dedicò a illustrare con acquarelli scene dell'Antico e del Nuovo Testamento. Compì lunghi soggiorni in Medio Oriente per studiarne paesaggi, costumi e dettagli di vita quotidiana che inserirà nelle sue opere. Emblematica per la modernità della composizione è l'opera intitolata Ciò che nostro Signore vide dalla croce, in cui Tissot rappresenta la crocifissione dall'insolito punto di vista di Gesù. Tissot si spegnerà in Francia nel 1902. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al canale, a mettere un like e a lasciare un commento. Ogni tuo piccolo gesto mi aiuterà a portare avanti questo progetto culturale. Sul sito www.libriazonzo.it potrai trovare inoltre interessanti approfondimenti. Ciao!